benvenuti sul mio canale e nella mia cucina. Oggi torneremo a parlare di pasta fresca fatta in casa. La Puglia detiene un grande primato in questa produzione e le massaie ancora oggi, soprattutto la domenica, si dedicano a farla in casa. Il formato più famoso è ovviamente quello delle orecchiette, ma noi oggi ci occuperemo dei capunti. Per 4 persone avremo bisogno circa di 400 g di semola rimacinata di grano duro e la metà circa della quantità d'acqua. Mi raccomando, non versate l'acqua tutta in una porzione, ma regolatevi a seconda dell'assorbibilità della vostra farina. Anticamente la lavorazione veniva eseguita per lo più a mano. Noi aggiungiamo un pizzico di innovazione al nostro lavoro, per cui ci avvaleremo di una planetaria. Se non doveste averlo, ovviamente potete impastare tranquillamente a mano. Versiamo la farina nel nostro contenitore, iniziamo la lavorazione con il gancio K e versiamo a filo l'acqua in modo tale da renderci conto di quanta la farina ne stia assorbendo. Come avrete notato, io non ho parlato di sale nella lavorazione della farina e dell'acqua. Questo perché una volta ottenuto l'impasto potreste notare sulla superficie degli antiestetici grumi di sale che danno vita a dei cristalli. Dovrete ottenere un impasto che sia omogeneo, elastico, ma allo stesso tempo abbastanza sodo, per cui perfettamente lavorabile. Dopo aver fatto riposare per circa una mezz'oretta il nostro impasto, ci spostiamo su una spianatoia infarinata e andiamo a realizzare i nostri capunti. Bene, con l'aiuto di un rocchetto preleviamo una porzione di impasto e andiamo a realizzare un cordoncino che sia piuttosto lungo e dello spessore di mezzo centimetro circa. Bene, una volta ottenuto questo tipo di spessore, sempre con l'aiuto del nostro rocchetto, andiamo a prelevare delle porzioni di impasto che siano lunghe almeno 4-5 cm. I capunti non sono dei semplici cavatelli, vengono tirati con 3 o 2 dita e conservano la classica forma delle conchette. Questo perché alla fine il loro condimento si andrà a nascondere proprio in quelle conchette lì. Vi faccio vedere nuovamente il movimento che dovrete seguire. Pigiate leggermente e tirate verso di voi. Questo è il risultato che dovrete ottenere. Tradizionalmente i capunti vengono conditi con un sughetto di cardoncelli e salsiccia. I cardoncelli sono dei funghi che crescono spontaneamente sulla nostra murgia. Noi oggi invece andremo a condirli con un sugo di carne, per cui procuratevi della polpa di bovino adulto e della pancetta senza osso, della polpa di pomodoro, sale quanto basta, olio, sedano, carota, cipolla. Seguitemi i fornelli. In una padella versiamo dell'olio e con gli odori sedano, cipolla e carota realizziamo un battuto. Ne preleviamo un paio di cucchiaiate e le versiamo all'interno del nostro tegame. Attendiamo che inizi a sfrigolare e poi aggiungeremo la carne. Fate rosolare la carne girandola un pochino e tiratela con del vino bianco. Coprite per qualche minuto, unite la polpa di pomodoro, salate quanto basta e aggiungete un pizzico di zucchero per correggere l'acidità del pomodoro. Abbassiamo la fiamma e continuiamo la cottura per almeno mezz'ora. Ed ecco qui uno splendido piatto di capunti guarnito con sugo di carne. Se questa ricetta vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate tanti like. Se vorrete interagire con me, lasciate un commento sotto la ricetta e, cosa più importante, iscrivetevi al canale. Io vi aspetto alla prossima ricetta. Ciao!